tutti, bentornati su In Viaggio col Topo e bentornati in Sudafrica, più precisamente all'interno della riserva dell'Entabeni. E ci troviamo adesso proprio al suo interno, in mezzo alla savana, perché Charlie e Serena di Everseen South Africa, che stanno organizzando tutto il nostro viaggio, hanno deciso di farci provare non solo il Legend, ma anche tutti gli altri lodge che ci sono proprio all'interno del parco. E quindi dove siamo ora? Siamo all'Honey Guide, che in realtà avete visto già. E dove abbiamo cenato ieri sera, nel video precedente. Sì. E questa è la nostra camera. Voilà! Una tenda nella savana, room tour, perché è la prima volta che dormiamo in un posto del genere e vale la pena vederlo. Eccoci qua, Marti, fai gli onori. Questa è la nostra camera da letto. Cosa stai mangiando? L'uva. Ti vedo che mangi. Dei lavandini. Questa in realtà è una tenda per 4 persone, è una famiglia. Noi qua ci mettiamo semplicemente i bagagli. Ma la doccia. Questa è la doccia interna e questa è la doccia esterna. Sei bruciata! Questa poi magari la facciamo vedere con noi sotto, è un po' più bellina. Nudi? No, non nudi. Hai finito tu, vero? Certo. E la cosa bella è che appunto è una tenda, perché? Perché ci sono tutte le pareti in tessuto con anche le finestre che si possono alzare. Adesso noi le abbiamo aperte tutte in modo da far girare un sacco d'aria, c'è un po' di vento oggi. E la cosa bella è che appunto, essendo all'interno del parco, abbiamo visto ad esempio adesso passare 2 facoceri. Sì. E ci hanno detto che potrebbero anche passare dei leoni, delle giraffe, cose del genere. C'è anche una trombetta in caso di pericolo, in caso uscendo venissimo attaccati da dei leoni, cosa che ovviamente non succede. Però almeno speriamo. C'è la trombetta. E molto bello, è sia di lusso che spartano, perché non c'è internet, vabbè, la luce c'è ovviamente, però è proprio la sensazione di essere into the wild. Sì, proprio bello. Con un certo stile. Con un certo stile. Bello, veramente bello. Detto. Si sa mai che passa qualcosa adesso. Cosa facciamo, Marti? Stiamo riprendendo, non passa niente. Comunque direi di andare a fare un tuffo in piscina. Piscina? Sì, dai. Va bene. Allora, qui siamo nella biblioteca / stazione dei ranger / punto di osservazione su quella pozza, e praticamente gli animali vengono a bere. E è appena andato via un gruppo di zebre, lì ci sono ancora dei facoceri che fanno il bagno nel fango. Ragazzi, è meraviglioso, sono vicinissimi. Ci siamo, safari pomeridiano. Succede, Marti? Succede che stiamo aspettando, perché lì in fondo ci sono 2 ghepardi e stiamo aspettando che si muovano. Giusto una nota, i ghepardi sono piuttosto rari, erano una settimana che non li vedevano qui nel parco e sono i nostri primi ghepardi, quindi vediamo se riusciamo a farli un po' muovere, perché per ora se ne stanno lì in ombra, chilling. Ragazzi, ci siamo avvicinati, siamo vicinissimi e a loro non frega nulla. Ma proprio zero. Se ne stanno lì sdraiati, tranquilli. Dormono, sonnecchiano. Non voglia di andare lì a grattargli il pancino. Che belli, che belli. Non commetteremo lo stesso errore di ieri, sappiamo che questo è solo uno spuntino, non la cena. Esatto.
Comunque appunto spuntino prima che il sole tramonti, ci sono un po' di nuvole quindi il sole non lo vedremo proprio tramontare, però questo posto è molto carino, c'è la diga, quindi si è creato questo laghetto con anche un nido con dei cormorani. Sì. Bello. Ci sono anche gli ippopotami di solito, ma non oggi, No. ed è per quello che possiamo stare qui. Esatto, ci hanno assicurato che la riva è sicura. Mangio un po' anch'io perché sennò qua non rimane più niente. Meno male che c'è della roba con il glutine, perché sennò io rimarrei a digiuno sempre, sempre. Sta bocca piena, sembri Chip e Chop. Ciao, non farti mangiare da leoni. Ebbene sì ragazzi, ci hanno organizzato questa bella cenetta romantica praticamente all'ultimo piano della casetta dove questa mattina eravamo a vedere gli animali alla pozza. Sì, chissà se viene a bere qualche animale di notte, lo sentiamo. Vederlo è un po' dura perché sì. non è illuminata. Però godiamoci questa cenetta romantica. Sì, buon appetito. 3 portate, zuppa, poi ci hanno proposto Zuppa di patate dolci che è zuppa assaggiata. di patate dolci, non ho ancora assaggiata. Buonissimo. Te ovviamente, Martina ovviamente ha già finito, è già al dolce. Non è vero. Però posso dirvi che sono veramente contenta che finora ho dovuto dire una sola volta, cioè quando abbiamo parlato effettivamente con Charlie e Serena, che ho bisogno del senza glutine, e se lo sono ricordati tutte le volte. Mi stanno facendo anche il pane fatto in casa. Quindi niente male, ottimo servizio. E appunto poi proseguiamo con la coda di bue e del pollo per finire con la panna cotta. E nulla, poi si va a dormire, domani mattina sveglia molto presto perché abbiamo un safari un po' particolare. Buonanotte. E buongiorno, noi abbiamo già indossato le nostre scarpe comode perché Stiamo andando a fare una bella bush walk e Sì. quindi in caso di leoni siamo pronti a correre via. Sì. Anche se in realtà non bisogna correre via se ci sono dei leoni, bisogna stare fermi e indietreggiare e al Sì. massimo nascondersi dietro un albero. Questo è quello che ci hanno detto. bravo, tu fai questo. Martina correrà. No, Martina scherzo. verrà mangiata. Va bene, andiamo. Andiamo. Io direi anche non prendeteci in giro che siamo con questi maglioni in Africa d'estate, perché oggi c'è un vento freddo. Sì. E ho anche il raffreddore. La bushwalk è un'esperienza molto diversa dai normali safari. Per questioni di sicurezza, il nostro ranger Jody imbraccia un fucile e non ci è concesso avvicinarci troppo ai grandi animali. Riusciamo comunque ad incrociare lo sguardo con una giraffa che probabilmente si starà chiedendo dove sono finite le nostre ruote. Qui possiamo toccare con mano la savana nei suoi aspetti un po' meno spettacolari. Jody infatti ci insegna come sapere quali animali sono passati riconoscendo la loro cacca. E ci parla anche di una particolare competizione. Abbiamo qui ragazzi cacchetta di impala e qui a quanto pare è sport nazionale metterla in bocca e vedere chi sputa più lontano, quindi Oh mio Dio, vai! forza e coraggio. Ok, beh in realtà non sa di cacca, Come fai a saperlo? non lo so, vediamo quanto vado. Non fa schifo Pronta? come ti aspettavi, dai, vai! Wow, Like 3 meters. that's pretty good. Yeah! Uno sputatore di cacca professionista. Sono sputatore di cacca professionista. Allora, questa è una giraffa, praticamente si vedono ancora i denti e le unghie del leone e sono stati un maschio e una femmina che in una notte ne hanno uccise 2 per divertimento, diciamo, per legare tra di loro come attività di coppia, sì. Ed eccoci arrivati, siamo praticamente alla pozza d'acqua dove là sopra abbiamo cenato ieri sera. Sì, e dove qui vi abbiamo fatto vedere le zebre Sì, e i facoceri. sì. Devo dire che questa camminata nella savana è stata molto molto bella, poter essere così vicino Sì. agli animali a piedi, cioè noi eravamo Sì. a piedi. Senza il, come si chiama? Il filtro della macchina. Sì, 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 sì. Della Jeep, non della macchina. Non era anche fotografico. Molto bello, davvero Sì. una bellissima esperienza. E poi abbiamo mangiato della cacca, cioè nel senso non era sulla lista delle mie cose da fare prima di morire, ma Però l'abbiamo ok, fatto. l'abbiamo fatto. Perché no? Non è che l'abbiamo mangiata, l'abbiamo messa in bocca. E sputata. Qualcosa è andata giù sicuramente. Ah. Va bene, ora però vi portiamo in un posto molto speciale. Abbiamo qui Loki con noi. He was rescued. So yeah, he had a vitamin deficiency. Ok. So he doesn't have a very strong bones in his back legs. Ok. He couldn't walk, but now
He's doing well. Yeah, he's doing so well. E non era questa la cosa speciale che dovevamo farvi vedere? Però, anche se è stato molto speciale, è stata una sorpresa che per noi in realtà è bellissimo. Fantastico. È bellissimo Loki. In realtà tutto questo introduce il posto in cui andiamo a visitare, quindi introduciamo l'argomento di riabilitazione e conservazione. Infatti ora ci stiamo dirigendo a Rhino Orphanage, che di solito per motivi di sicurezza è chiuso al pubblico, ma che ci ha concesso l'ingresso per poter parlare con Harry, il proprietario, che ci racconta la storia e la mission di questo orfanotrofio. We started this place 6.5 years ago. This was the world's first rhino orphanage. Qui vengono accolti i cuccioli di rinoceronte le cui madri sono stati vittime del bracconaggio. I loro corni, fatti di cheratina come i nostri capelli e le nostre unghie, in pratica vengono usati nella medicina tradizionale cinese per curare ogni sorta di malattia. So if you chew your hair and your nails, you'll never get cancer. Yeah. If you believe in that. Yeah. I rinoceronti bianchi sono in uno stato di conservazione vicino alla vulnerabilità, mentre i rinoceronti neri sono in uno stato di vulnerabilità critica e il prossimo passo sulla strada è l'estinzione in natura. Once that happens, it's over. You know, you must remember, we're fighting organized crime. That's what it is. That's what it is. So it's a war, but we won't lose this war, don't worry. Quindi lo scopo del centro è semplice. Rescue, rehab, release. They have to go back into the wild. Obviously, I've got two rules. They have to be safe and they have to be free when they're released. Ma questo significa che i rinoceronti devono essere tenuti al sicuro anche una volta rilasciati. Quindi siamo andati a parlare con Nadia. Hi everybody, I'm Nadia from Ntsabeni Safari Conservancy. I am the ecologist of the reserve, but mainly I also deal with the safekeeping of our rhinos. So what we do is we relocate our animals every day to ensure their safety and the condition is up to standard, especially with the droughts that we're having currently. Mom here, there we go. Anti-poaching unit is very proactive by patrolling the outside of the reserve at nights and during the day, and with us we do patrols inside the reserve. So at night, different times, different routes, nobody knows when we go out or when we are out. When it comes to full moon, we do morning patrols as well and start relocating the animals, ensure everybody is fine and nobody got injured during the night before, because I mean flashlights are not necessary when it's full moon, you can see very nicely. It's an important job that we're doing here. Sì, è molto importante, ma noi possiamo dare una mano. Venite. Opla! Ecco fatto. E ci sono 3 metodi in cui tutti possiamo aiutare. Allora, in realtà 4, ma il quarto, cioè il primo che vi diciamo adesso è il volontariato, che è un po' complicato, quindi diciamo che ce ne sono 3. Sì, il volontariato è piuttosto difficile farlo con i rinoceronti, quindi andiamo col primo. Il primo sono le donazioni, infatti questi centri di recupero funzionano spesso per donazioni da parte di privati soprattutto, e che effettivamente mandano avanti la baracca. Esatto, queste donazioni possono essere fatte sia online, solitamente appunto ci sono i vari link che sono attivi, e altrimenti anche in loco con le varie donation boxes. Sì, che ci sono più o meno in tutti i lodge. Secondo metodo sono le condivisioni, infatti condividere questo messaggio è molto importante per semplicemente fare in modo che molte più persone vengano a conoscenza di questo problema e magari trovare qualcuno che possa donare o a sua volta condividere il messaggio. Spargere la voce. Spargere la voce. Ed è per questo che abbiamo pensato di organizzare un evento insieme a Charlie e Serena, che hanno lanciato l'iniziativa Save the Rhino, e quindi noi raccogliamo l'appello e faremo un evento online, sì, molto probabilmente domenica 17 febbraio. Ma vi terremo aggiornati. Intanto segnate la data, sì, domenica sera. Sarà una live in cui ci raccontiamo cose e ci sarà la possibilità appunto di interagire. Seguiteci su Instagram, Facebook, o comunque leggete bene la descrizione di questo video perché la aggiorneremo con tutti i dettagli. E poi c'è l'ultimo metodo. Un argomento che volevamo trattare in particolare, perché noi comunque siamo molto social per quanto riguarda la nostra attività, sia per Instagram, sia per Facebook e per YouTube, riguarda proprio la condivisione di foto di rinoceronti. Infatti quando verrete in Sudafrica o in Africa in generale tutti vi diranno questa cosa, ma ci teniamo a farla trasparire anche qui, ovvero di non postare foto di rinoceronti, soprattutto indicando la location dove avete fatto la foto, assolutamente non fatelo, né facendo vedere la location per quanto può essere il paesaggistica,
perché appunto qualcuno malintenzionato può capire dove è stata fatta quella foto e dirigersi lì la sera stessa o magari anche 2 giorni dopo. Esatto, e pare che appunto i bracconieri stiano cominciando ad usare questo sistema per trovare rinoceronti e fare tanti altri orfani, che è una cosa che noi non vogliamo. Ed eccoci arrivati a Lakeside, un altro bel lodge che dal nome è a fianco di un lago. Siamo saliti su sulle montagne, siamo praticamente sull'altopiano. Allora adesso andiamo velocemente a pranzo, poi ci riposiamo un paio d'ore perché ne abbiamo bisogno, soprattutto Martina che è un po' malaticcia. Perché mi ammalo sempre! Com'è possibile? E poi safari pomeridiano. Come ogni safari pomeridiano è arrivato il momento dell'aperitivo prima della cena. Cheers! E siamo in un punto super strategico, praticamente siamo sopra tutta la montagna che guarda Lenta Beni. On top of the mountain. Molto bello. Abbiamo visto gli elefanti, quindi li spuntiamo dai Big Five. Rientriamo perché adesso si cena. Cena con danze, di cui sono sicura non avete visto la mia parte perché ho tagliato io questo video. Vero che non sei andato a recuperare niente? Bravo! Noi andiamo a dormire, ma prima vogliamo ringraziare chiaramente l'Italia per averci portato fino a qui, ma Charlie e Serena di Everseen South Africa. Sì, per aver organizzato tutto il viaggio e anche in realtà la sorpresa di stasera, perché noi non sapevamo ci fossero delle danze. Quindi, grazie ragazzi, in descrizione trovate il loro link, ma noi ci vediamo all'ultimo video dal Sudafrica. Ciao!